Ciao ragazzi, come state? Sono sveglia da molto presto e ho pulito velocemente il bagno, avviato una lavatrice e rifatto i letti e soprattutto fatto una ripulita dentro il contenitore del bagno, che ne aveva davvero bisogno. Non sarà molto carino da vedere, ma qui dentro è tutto pulito e per me questa è la cosa più importante. Lascio il sacchetto qui per non dimenticarci di buttarlo. Per i nuovi arrivati, io sono Wendy e nel video di oggi mi piacerebbe dirvi che sono particolarmente un po' euforica perché oggi starò preparando la casa per il fine settimana. Ma questo sarà un po' più speciale, visto che faremo una gita in famiglia fuori porta. Sono molto felice di passare del tempo con le persone a cui voglio bene e mi piace preparare tutto con calma, così da poter godermi al massimo anche questa giornata. Stavo pensando di lasciare pulita la lavastoviglie e il frigo principalmente. E anche se saremo via solamente per una notte, non voglio fare troppa fatica. Voglio riuscire ad essere al massimo per questo weekend. Quindi preferisco mantenere le cose semplici e non stressarmi troppo. Così, quando torniamo, troverò tutto in ordine senza avere speso troppo tempo o energia a pulire. Posso dire che il filtro e la macchina in generale non sono così sporchi, perché mi piace pulirli spesso. Quando voglio essere sicura che sia sempre pulita, almeno esteriormente, uso un po' di sgrassatore e del sapone per i piatti per dare una pulizia più profonda. In questo modo la mia lavastoviglie resta sempre in ottimo stato, igienica e pronta a lavare i piatti senza problemi. Per pulirla internamente, ultimamente mi sta piacendo farlo con dell'acido citrico, perché è un metodo semplice e naturale. Basta mettere un po' di acido citrico nel cestello e far partire un ciclo di lavaggio vuoto e il gioco è fatto. Mi piace usare questo metodo perché non rischia di danneggiare le parti interne dell'elettrodomestico e in più sento che l'odore che rimane sia un profumo delicato, ma invasivo, che testimonia l'efficacia del trattamento di una pulizia naturale.
Arrivato il momento di fare la pulizia del frigo, mi piace sempre farlo svuotandolo completamente e togliendo tutti i ripiani. Così posso pulirli bene sotto l'acqua calda corrente con un po' di detersivo per i piatti. È un momento che trovo rilassante, perché posso vedere tutto quello che ho dimenticato e rimettere le cose a posto in modo più ordinato. Mi piace pulire il frigo principalmente prima di fare la spesa, soprattutto il venerdì, perché così posso controllare cosa ho ancora e organizzare meglio i cibi. È importante farlo regolarmente, per evitare che si sporchino o si rovinino i cibi. Per l'interno del frigo uso il panno imbevuto di aceto. Anche se questo odore non è il mio preferito, scelgo di usarlo sempre per questa pulizia perché l'aceto è molto efficace nell'eliminare i cattivi odori e disinfettare bene le superfici. So che, anche se all'inizio può sembrare sgradevole, una volta che il frigo si asciuga l'odore scompare e lascia solo una sensazione di pulito e freschezza. Sto dando una ripassata veloce anche al microonde. La parte lucida tende a rimanere con aloni. Per evitarlo, dopo averlo pulito, passo semplicemente della carta da cucina asciutta. Così la superficie rimane lucida e brillante come nuova. Non posso lasciare la casa senza pulire il tavolo e le sedie da pranzo. Sono tra le prime cose che si notano appena si entra. Questo detersivo per i vetri è risultato molto buono ed efficace per la loro pulizia, perché lascia tutto brillante e senza aloni. Oggi, come vi dicevo prima,
Voglio fare molto veloce, quindi con lo stesso panno passerò dappertutto, eliminando un po' di polvere, come dico io, per l'occhio della suocera. Ragazzi, se per voi è la prima volta che ci vedete e vi piacciono i video di pulizie motivazionali, non dimenticate di iscrivervi al canale o di lasciarci un piccolo commento. Se invece fate già parte di questa famiglia e ci seguite ogni settimana, voglio ringraziarvi di cuore per il vostro tempo e il supporto che ci date. La vostra presenza e il vostro sostegno ci danno tanta motivazione per continuare a condividere questi momenti di pulizia e positività. Per noi è molto importante sentirci vicine e sapere che le nostre parole e i nostri sforzi vi aiutano a rendere le vostre giornate un po' più semplici e motivate. Se parliamo di pulizie veloci, non posso fare a meno della mia lavapavimenti. Con il detersivo che sto usando, i pavimenti non solo sono puliti, ma anche profumano di lavanda, un odore che mi fa sentire subito bene in casa. Ricorda che quando usi dei detersivi o profumatori alla lavanda, stai allontanando insetti indesiderati e piccoli animaletti che potrebbero disturbare.
Ogni volta che finisco di usare la lavapavimenti, mi piace prendere del tempo per lavare le sue parti separatamente e lasciarle al sole ad asciugare. Voglio assicurarmi che tutto sia pulito e che le parti si asciughino bene. Questa mattina voglio approfittare di un po' di tempo per stirare 2 o 3 lenzuola. Così, quando arriverà il momento di cambiare le lenzuola questa settimana, sarò già pronta e tutto sarà pulito e fresco. Partiremo domani mattina dopo il caffè. Ragazzi, sono questi momenti che ci prendiamo del tempo per noi stesse e per la nostra famiglia a dare il senso a tutto. È importante fermarsi un attimo, respirare e ricordarsi di quanto sia prezioso il tempo che abbiamo insieme. Anche se le cose non vanno sempre come vorremmo, bisogna avere pazienza e fiducia. E con calma e tanta positività si può superare ogni difficoltà. Un abbraccio grande a tutti e ci vediamo al prossimo vlog di Wendy. Ciao!